Ciao, salve a tutti! Dai al narcisista questo e cadrà ai tuoi piedi. Ed è possibile questo? Beh, tante cose sono possibili, anche quelle che a volte sembrano irrealizzabili. E questa è tra l'altro una lezione che prendo a spunto da Vladimir Zeland, che è il teorizzatore del transurfing, che è una versione rivisitata, se si vuole, della nota legge di attrazione. Quando non sai come uscire da una situazione conflittuale o ti senti soggiogata dal narcisista, dai suoi modi, dalle sue parole, insomma, lui ti sta vessando e menando per il naso e non sai che pesci pigliare. Beh, se il narcisista si comporta così è anche perché tu stai perdendo forza e sicurezza in te stessa e stai dando modo al narcisista manipolatore di approfittare della tua debolezza. In queste situazioni si tende di norma a predisporsi a stati d'animo di rabbia repressa, di vulnerabilità. Prova a fare quindi questo esercizio che Zeland suggerisce e tante volte funziona, anzi funziona praticamente quasi sempre, se non sempre. Quando qualcuno avverte l'impulso a colpire gli altri e soprattutto a colpire chi gli è più vicino ed anche amorevole con lui, è per via di un'insoddisfazione profonda a cui il vessatore non sa dare una forma e un nome, per lo più perché non ci pensa nemmeno a dare una forma e un nome alla sua insoddisfazione, specie se ha a che vedere con il senso di un vuoto profondo che lo porta ad agire semplicemente d'impulso. I motivi di un impulso distruttivo, oltre a un senso di insoddisfazione e di vuoto, sono molteplici e variano in base alla personalità del vessatore. Di solito sono bisogni frustrati che attanagliano le persone che agiscono impulsivamente in maniera distruttiva, anche quando queste persone sembrano avere tutto e persino chi le ama ed è a loro completa disposizione. Ma prendiamo un narcisista e vedremo che l'amore non ce l'ha nemmeno dove ne incontri a piene mani nel suo cammino. È come insomma se l'amore che riceve gli scorresse addosso. Non avendo amore dentro di lui, non stupisce del resto che non sia nemmeno in grado di riconoscerlo. Come calmare quindi un narcisista quando è in un momento di piena ostilità o di assenza a se stesso e agli altri e sembra del tutto ingestibile? Prova a quel punto a immaginare in quel momento di cosa ha bisogno il narcisista. Comunque il tuo interlocutore vessante e qualsiasi cosa sia, quella cosa di cui egli ha bisogno, desidera, magari l'amore stesso, immagina di donargli quella cosa senza comunicarglielo a voce, ma nel tuo dialogo interiore. Donagli quella cosa. Mentre state interagendo, formula quel pensiero e comunicaglielo o immagina che lui abbia quella cosa che desidera, che vuole di più in quel momento e immagina di porgergliela proprio tu, di donargliela tu. Questo pensiero servirà anche a far svanire la tua stessa rabbia o ostilità e lui sembrerà cogliere quel dono e calmarsi. Si acquieterà all'istante se tu formuli e gli trasmetti quel pensiero. Poi però sgombra il campo se è troppo pregno di intensità e se il narcisista non si è comportato bene con te, lascialo solo con quel dono muto. Avrai modo di ritornare o di lasciare che torni lui, che si ripresenti. Quando le acque si calmeranno. Le cose che si comunicano a livello interiore si comunicano. È come una questione di energia che può sembrare un discorso New Age e spiritualistico, ma ne puoi provare gli effetti tu stessa e tu stesso se metti in pratica l'esercizio che ti ho illustrato ed esercizi per innalzare il tuo livello energetico, sintonizzandoti su stati d'animo e pensieri relativi a ciò che desideri, che sia però in armonia con i desideri altrui. Fallo, prova quell'esercizio, non ti costa così tanto in fondo. Prova con l'esercizio che ti ho illustrato prima e prova a focalizzarti serenamente con quello che desideri senza brama, ma come se ciò che desideri ci fosse già o fosse a un passo dal realizzarlo, come se stesse attuando, verificando ciò che desideri. Se stai interagendo con il partner, pensa però anche ai suoi desideri, come realizzati, proprio quelli che credi essere i suoi desideri.
quelli naturalmente primari, non quelli secondari, che possono anche essere distruttivi, naturalmente. Un atteggiamento di apertura è infinitamente più efficace e potente di uno di chiusura e di ostilità, e generalmente riesce a sciogliere gli zoccoli duri dell'incomunicabilità, per quanto possibile naturalmente con un narcisista. Ma una situazione di conflitto si potrà sciogliere in questi casi, anche abbastanza facilmente, se applichi appunto quei pensieri e stati d'animo. Non opporre mai muri in contrapposizione ad altri muri, non è questo il modo che ti può portare da qualche parte, e non per qualche ragione evangelica, per quanto una ragione evangelica abbia o possa avere i suoi fondamenti, ma semplicemente perché non funziona quella modalità. Quando qualcuno sente il bisogno di apporre muri è in modalità difensiva, quindi si sente comunque, a torto o a ragione, colpito, minacciato, fosse anche nell'orgoglio, nella vanità o per il timore di una perdita, perdere qualcosa di sé. Mostra per questo che tu non hai motivo di colpire e non è tua intenzione far questo, ma al contrario hai semmai intenzione e il piacere di donargli qualcosa che sarà per lui utile e prezioso. Ti abbraccio forte, grazie sempre della tua meravigliosa presenza e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.